Una stesa di tarocchi, apparentemente negativa, può diventare positiva? La risposta è sì, e ti spiego oggi una tecnica segreta. Sono Giordano Berti e da oltre mezzo secolo studio tarologia nelle sue più diverse applicazioni. Oggi ti mostro le basi di una tecnica che pochissimi conoscono. È un modo per trasformare una lettura da negativo a positivo. La premessa fondamentale è che nessuna carta dei tarocchi è in assoluto negativa e nessuna carta è in assoluto positiva. Da cosa dipende allora la negatività o la positività? Ci sono due aspetti fondamentali che dobbiamo e dovete tenere presenti. Da un lato c'è la sensibilità o la sensitività del tarologo, cioè del lettore, che a sua discrezione o sua ispirazione può suggerire una lettura positiva o negativa rispetto alla domanda posta al consultante. L'altro aspetto altrettanto fondamentale è la stesa che viene utilizzata, e cioè se una carta cade in una posizione che secondo lo schema viene definita negativa, verrà letta in modo negativo, anche se apparentemente positiva. E così anche una carta apparentemente negativa viene letta in modo positivo se cade in una posizione che lo schema definisce positiva. Ci siamo? È tutto chiaro, vero? Dunque, senza perdere altro tempo, ti mostro un esempio molto semplice. Utilizzerò questo mastro di tarocchi, i tarocchi dotti, un mastro ottocentesco che ho fatto fedelmente ristampare da Rinascimento Italia Style Art. Lo posso vedere ingrandito qua dietro di me. Partirò con la stesa più semplice, quindi con due carte che a una domanda specifica rispondono in modo molto netto, molto sintetico, e cioè da un lato una posizione che definisce un ostacolo e sull'altro lato la posizione opposta che definisce una potenzialità, una possibilità, e non è quello che comunque possiamo o vogliamo accettare, ma vogliamo intervenire. Ok? Da qui deriva la tecnica che sto per spiegarti. Andiamo a vederla in pratica. Dato che voglio fare un esempio molto semplice, utilizziamo soltanto gli arcani maggiori. Li mescoliamo. Facciamo scegliere al nostro consultante, oppure a noi stessi, se facciamo una stesa per noi stessi, facciamo scegliere le carte cosiddette calde, passando sopra questo ventaglio. Quindi scegliamo una che rappresenta gli ostacoli e la seconda invece che rappresenta le potenzialità. E apriamo. Sul lato apparentemente negativo, quello degli ostacoli, vediamo il carro, che tendenzialmente viene considerata una carta positiva, mentre dal lato delle potenzialità vediamo l'appeso, che solitamente è considerato una carta negativa. Non sappiamo la domanda che è stata posta, però genericamente possiamo definire il carro come una carta di movimento e di evoluzione della persona in un qualunque ambito, che può essere il lavoro, può essere l'amore, può essere qualunque altro ambito delle relazioni sociali, però è negativo. Perché? Perché questa persona è instabile e non sa dove andare. Perché è positivo invece l'appeso? Perché obbliga questa persona a riflettere sulla sua realtà attuale. Ora, se consideriamo negativa la figura del carro, dobbiamo darle una stabilità. E come gliela diamo questa stabilità? La decidiamo noi. E la carta più stabile del masso è l'imperatore. E lo mettiamo che taglia il carro. Ecco, questa è una tecnica che impone di ragionare. Ho deciso di utilizzare l'imperatore perché mi dà stabilità. Sul lato opposto invece ho bisogno di chiarezza. E allora cosa faccio? Vado a scegliere una figura della chiarezza, che è quella per esempio, quella del sole. Ecco, naturalmente parliamo di tarologia evolutiva e questo impone di meditare sull'imperatore che blocca i movimenti del carro. Significa anche andare a vedere quali sono i movimenti del carro e qual è la stabilità che l'imperatore ci può dare in un qualsiasi ambito. Allo stesso modo, la figura dell'appeso
apparentemente negativa, ma una posizione positiva ci impone di riflettere e di andare a cercare la luce dentro di noi, quella luce necessaria a chiarire i nostri intenti, a chiarire le nostre ambizioni. Se vuoi puoi approfondire questa tecnica veramente importante, è una tecnica evolutiva, potrai scrivermi su WhatsApp al mio numero che trovi qua sotto, oppure mandarmi un'email sempre all'indirizzo email che trovi qui sotto. Ciao, alla prossima, un abbraccio di croce a tutti.